Grazie di essere qui con me anche oggi. I pantaloni palazzo con l'elastico in vita su carta, facciamo il disegno, facciamoli su tessuto, velocissimi in 10 minuti. State con me che li vediamo insieme. Ma iniziamo subito con il disegno, un foglio, io l'ho delimitato tutto intorno, il mio disegno ho lasciato uno spazio bianco, in alto ho lasciato 6 centimetri, ma voi potete anche evitare di lasciare tutto questo spazio intorno, l'ho fatto per mostrarvi bene. Questa è la linea della vita che sarà di lunghezza un quarto circonferenza bacino più 1. Come vedete nel mio caso sopra ci sono i calcoli e si tratta di 26 centimetri e qui segnerò la linea vita che state vedendo ora, che vi mostro in rosso, appunto lunga 26 centimetri e sarà dove io taglierò il mio cartamodello. Più in basso, sempre in orizzontale, avrò la linea bacino che va dai 17 ai 20 centimetri anche a seconda di quanto alte siete. Naturalmente più in basso ancora ci sarà il livello del cavallo che si misura sedute su una sedia con il metro appoggiato in vita, deve arrivare fino al piano d'appoggio, no? Fino al piano dove sono seduta. Nel mio caso si tratta di 25,5 centimetri. Le due linee verticali che vedete dovranno essere portate in fondo per la lunghezza del pantalone. Ecco, qui vi faccio vedere che continua il mio disegno. Qui questa fetta, vedete, ospiterà il nostro cavallo. La misura sarà, lo vedete, l'ho scritto sopra, circonferenza bacino diviso 20. Nel mio caso, infatti, 100 diviso 20, 5 centimetri, e quindi lo arrotondo in questo modo. Osservate il mio disegno e magari fatelo che ci assomigli un pochino, quindi portiamo su questi che sto segnando in rosso, saranno i contorni del mio cartamodello, no? Dove andrò a tagliare naturalmente, quindi vedete porto giù anche la linea del mio gambale che andrà giù assolutamente diritta, quindi totalmente perpendicolare alle linee orizzontali che ho fatto. Segno in rosso anche la mia linea vita, appunto, e il cartamodello del davanti è finito. Quindi come vedete è veramente semplicissimo. È un rettangolo, vedete, in sostanza è inserito dentro un rettangolo questo davanti a cui manca la parte, no, del vuoto del cavallo davanti. Adesso vedete, misuro questa linea che vi sto facendo vedere e segno il centro. Avete visto, no? Sulla linea del cavallo, da una parte all'altra ho trovato il centro, vi ho mostrato che è uguale a destra e a sinistra, e quindi questa linea che va sempre dimezzando completamente il mio gambale fino al fondo del gambale stesso. Quindi misuro, no, queste due parti del gambale, nel mio caso sono 15,5 centimetri ognuna. Posso a questo punto procedere con il taglio dello stampo davanti che è completo, vedete ho segnato, qui ve lo sto facendo vedere nella sua interezza. Quindi fatta questa operazione passiamo alla parte dietro, la struttura principale è la stessa di prima, col lato di 26 centimetri, qui svilupperò il cavallo dietro, circonferenza bacino diviso 7, nel mio caso circa 14 centimetri e mezzo, quindi porto giù questa parte dove disegnerò il cavallo, vedete? Procediamo sulla linea del cavallo a questo allungamento di 14 centimetri e mezzo e quindi lo segniamo in questo modo. Come state vedendo, qui vedete mi sono abbassata un po', l'ho fatto proprio notevolmente arrotondato perché veste molto meglio, vi consiglio di farlo così. Qui rientro di un po', circa un centimetro, no, sulla linea della vita e mi alzo di un altro centimetro per agevolare appunto la mia vestibilità, quindi congiungo con la parte del fianco, ecco qui, e porto giù con la penna rossa naturalmente le due parti esterne, quelle che sarebbero del gambale, che adesso ritocchiamo però un pochino.
vi faccio vedere come. Vedete, qui vi mostro come si è sviluppato il cavallo. A questo punto misuriamo bene anche qui, come abbiamo fatto sul davanti, la linea del cavallo e troviamo il centro. E quindi facciamo questa linea, adesso che state vedendo qui in giallo, equidistante, fino in fondo, sempre equidistante, fino al fondo del mio gambale. Mi accorgerò che in questo caso il gambale però è esageratamente grande rispetto al davanti, voi controllate il vostro. Noi lo faremo in totale di circa 3 cm più ampio rispetto al davanti, non di più. Da entrambe le parti, quindi avevo 15,5 e aggiungerò 1,5 cm. Ora ve lo faccio vedere immediatamente. Quindi dalla linea gialla, ve l'agevolo un attimo, eccola qui, dalla linea gialla ho segnato i 15,5, ho aggiunto 1,5 cm per lato e sto costruendo il gambale del dietro, vedete? Sull'esterno, quindi verso il fianco, perfettamente dritta e porto sulla linea, questa sarà la linea di taglio, la linea definitiva. Nell'interno coscia invece ho portato su in matita una linea diritta, ma qui la dovrò un pochino modellare. Quindi vedete a matita sotto, vedete la linea dritta, la modellerò un pochino come vi faccio vedere nelle immagini, seguite come ho fatto io, quindi sarà diritta dal fondo del pantalone fino a un certo punto e poi rientrerà un pochino, no? Farà questa curva piuttosto leggera, piuttosto lieve. Potete farlo anche con un curvilineo naturalmente. Io lo faccio un po' così, un po' a mano libera, così no, in velocità. Ecco qui, queste due linee verdi, quindi sono le parti che dovrò tagliare. Quindi a questo punto è completo il mio stampo del dietro tagliato. Vi ricordo sul fondo io ho la misura del davanti più 1,5 cm per lato, nel mio caso 17 più 17. Passiamo immediatamente al taglio su tessuto. Guardate come ho piegato il tessuto, dovrete farlo così anche voi perché altrimenti questi pantaloni palazzo non ci stanno, quindi piegato il tessuto in questo modo. Non come si fa, ripeto, tradizionalmente, appoggiamo lo stampo, qui li state vedendo, no? Il dietro e il davanti. Giro il davanti in modo che le due parti del fianco combacino e le faccio combaciare. Così, quindi le metto proprio unite perché qui non avrò una cucitura. Segniamo tutto intorno, ho lasciato qui sopra un po' di spazio per il cinturino, che anche questo sarà unito. Tutto intorno ho segnato 1 cm, mentre sul cinturino all'altezza della vita 10 cm di margine. Ho cucito le due parti dell'interno coscia, vedete, dei miei gambali. Dovrò anche rifinirle, io qui non le ho rifinite perché ve lo mostro in velocità, però dovrò anche rifinirle a taglie e cuci oppure a zig zag prima di fare qualsiasi altra operazione. Quindi cucite, rifinite e poi girate sul dritto come vi sto facendo vedere e le assembliamo in questo modo. Guardate, abbiamo veramente quasi finito, un'operazione semplicissima, quindi un'altra sola singola cucitura. Prima facciamo combaciare il tutto con gli spigli e poi anche un'imbastitura, qui è assolutamente necessario. Assembliamo quindi la parte del cavallo posteriore e quella anteriore, facendo combaciare perfettamente tutte le parti, e quindi una cucitura ad 1 cm pieno dal bordo che sfila con la macchina da cucire, e anche qui la rifinitura a taglia e cuci o a zig zag, anche qui a lembi uniti assolutamente, perché
non è il caso di complicarci la vita, visto che stiamo facendo dei pantaloni veramente molto primitivi. Quindi una cucitura qui, una rifinitura, e a questo punto vi mostro di nuovo una panoramica. Quindi qui ho i pantaloni. Io non ho fatto il taglia e cuci da nessuna parte perché non era necessario per mostrarvi, però avrò i gambali cuciti e rifiniti, il cavallo cucito e rifinito. L'ultimissima operazione sarà quella di fare anche un taglia e cuci o uno zig zag su questa parte, quella del cinturino, quindi girerò verso il rovescio 6 centimetri di tessuto in modo da lasciarne 4 sul dritto che mi ospiteranno l'elastico in sostanza. Anche qui io lo faccio con uno spillo, ma farete un'imbastitura, ve la consiglio assolutamente perché così riuscirete ad essere sempre equidistanti. Una cucitura a circa, che so, 4 centimetri e mezzo, no? Più o meno, lungo, dove vi sto segnando con il dito. Infileremo l'elastico, lasceremo un buchetto e i nostri pantaloni palazzo sono completi. Grazie ancora, alla prossima volta.